Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario. Andiamo a vedere, facciamo questo viaggio insieme per vedere tutte le 12 case astrologiche per quest'anno 2025. Analizzeremo dalla prima casa alla 12ª, ci faremo proprio un quadro dalla prima casa, seconda casa, terza casa. La prima casa è l'ascendente, la seconda l'economia, i viaggi brevi nella terza, anche i rapporti tra coetanei, tra fratelli. La quarta casa, casa e famiglia. Quinta casa, creatività, svaghi, divertimento, figli, figlie. La sesta casa, lavoro e salute. Settima casa, la casa per eccellenza dell'amore e delle relazioni. L'ottava casa, della morte e la rinascita, l'occulto, l'inconscio, i sogni, la sessualità più profonda, la Kundalini. La nona casa, i viaggi lunghi, gli studi esoterici, gli studi superiori, la fede, le credenze. La decima casa, la casa del successo, anche della carriera. E l'undicesima casa, delle amicizie, dei grandi ideali. E la dodicesima casa, il karma e l'occulto, i debiti karmici, quello che non ti vedi arrivare. Allora, iniziamo questo viaggio bellissimo insieme. È un video che vi suggerisco di salvarvi e di riguardare più volte durante l'anno, perché è come se fosse un quadro generale sull'evoluzione per te in questo mese, con la consapevolezza che hai, che è, come vi dico sempre, la consapevolezza che rende l'uomo libero. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito con la prima casa, che è la casa del tuo ascendente, l'io interiore, come ti mostri al mondo. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa. Allora, iniziamo con gli oracoli per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Prima casa, casa dell'ascendente. Come ti esprimi, come ti manifesti al mondo. Andiamo a vedere come sta l'energia qui, cosa dobbiamo apprendere quest'anno 2025. Prima casa, Sagittario. L'incantesimo. Avrai un fortissimo magnetismo quest'anno, sarai capace di fare degli incantesimi, come se dove passi tu il mondo si incanta. La storia del pappagallo che ha parlato, qualcosa di magico succede alla tua personalità quest'anno. Sarai in grado di fare proprio incantesimi. Cosa vuol dire? Che laddove tu necessiti un cambiamento della realtà, il tuo io interiore te lo farà fare. Hai un'aurea magica quest'anno. È come se avessi appreso maggiormente dei poteri psichici e la tua aurea li manifesterà. Bellissimo, caspita! Vediamo un po' cosa ci dice l'archetipo, poi ci mettiamo i tarocchi. In che ambito ci sarà questo incantesimo? Cioè, come il tuo io interiore si manifesterà? Qual è l'archetipo che viene integrato per questo potere? Monaco, monaca. Devozione disinteressata e dedica allo spirito. Caspita, ragazze mie. Qua parliamo di trascendenza pura, eh? Guarda, ogni cosa che farai, ogni cosa che dirai, è come se tu fossi proprio guidata o guidato dallo spirito. E devo dire che sta uscendo molti segni questa cosa, cioè almeno fino a quelli che ho fatto fino adesso. Non questa carta, però il senso è questo. Allora, laddove tu... Allora, questo è il postulato essenziale per agire nel mondo quest'anno, quindi ricordatelo, e questo è il senso. Laddove tu vuoi cambiare la realtà, fare un incantesimo, l'incantesimo è qualcosa che sciocca la mente razionale, no? Sia tua che degli altri. Laddove tu vuoi fare, agire sulla realtà, devi appellarti allo spirito, va bene? Il mantra, i mantra, subito i mantra, tutti quelli che vi dico. Fino a questo momento vi ho detto alcuni mantra, poi magari state vedendo il video a marzo 2025 ve ne avrò detti altri. I mantra più potenti che vi ho detto in questo momento, proprio da usare come
parola psichica, magica, per fare un incantesimo sul quello che stai vedendo, quello che sta succedendo, è Emao meraviglia. Emao meraviglia, tanto lo sapete già, tutto ciò che accade, Emao meraviglia, anche per cambiare qualcosa. Uketamo, che significa io includo, io includo, io includo quello che sta accadendo senza la mente separativa, invece includo, includo. Sabbe satta sukki hontu, possano tutti gli esseri essere felici, che si scrive così, ve lo faccio vedere che è un po' più complicato, cioè non è complicato, te lo impari e va benissimo. Sabbe satta sukki hontu, uketamo e io includo. Sabbe satta sukki hontu, possano tutti gli esseri essere felici, va bene? Proprio per sciogliere karma, sciogliere karma. E poi l'altro potentissimo mantra che vi ho detto nel video, se non sbaglio, Magia Pratica 4, non mi sto ricordando, nella mia playlist l'arte sciamanica, è Amaterasu o Omikami. Amaterasu o Omikami. Amaterasu o Omikami per lo shintoismo giapponese è la dea del sole. Ed è un potentissimo mantra per quando tu guardi la natura o guardi qualcosa di bello, per fartelo entrare dentro quella cosa, anche per mandare benedizioni a qualcuno. Amaterasu o Omikami, va bene? In questo modo farai gli incantesimi, ok? Il tuo io interiore sarà molto in contatto con lo spirito, è potentissima questa carta. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi in merito per la prima casa. Vediamo cosa ci raccontano, vediamo come si diversificano i fatti, gli eventi che sono enti, entità, spiriti, come vi insegno sempre. Quindi per la prima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Paggio di bastoni. Sì, qua ci sei tu, Sagittario. Ti vedo molto divertita o divertito nel fare questi incantesimi, quest'anno. Stare molto bene, qua c'è il 9 di coppe, un godimento personale, soddisfazioni personali, soprattutto nel lavoro. Allora, farai incantesimi sul lavoro, ci sarà una grande soddisfazione nel lavoro. Questa cosa, come prima casa, la tua prima casa verrà espressa si vedrà, la vedrai soprattutto nell'ambito del lavoro, in ciò che ti appassionerà e ti darà molta felicità o godimento personale. Quindi nella prima casa mi metto nel lavoro la soddisfazione personale nel fare quello che farai, e questo postulato va da intendersi soprattutto in ambito lavorativo, perché lì tu vedrai la pratica, vedrai l'empirismo radicale di tue doti, capacità e talenti che hanno a che fare con la magia consapevole, d'accordo? Bellissimo. Quindi ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia per eccellenza, tutti i possedimenti, le risorse, le cose, cioè cos'è per te il valore, le abilità finanziarie, come tu valorizzi ciò che hai, la casa dell'economia. Andiamo a vedere come sta messa l'energia per te quest'anno in questa casa. Allora, seconda casa, casa dell'economia per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Sarai una ribelle, la ribellione, farai dei cambi qua per quanto riguarda ciò che per te ha valore. Darai valore a qualcosa di diverso, di nuovo. Ricordiamo che la prima casa è molto forte per te, che è la casa dell'ascendente, anche dell'io interiore, no? Anche del Dio che ti guida interiore. E ti vedo soddisfatta nella prima casa, quindi nella casa dell'economia ci saranno dei cambi, sarai una ribelle, anche ti ribelli a ciò che per te prima aveva un valore, adesso non l'ha più, cioè farai esperienza di ciò che per te ha un nuovo valore, ribellandoti ai vecchi valori, soprattutto il valore che davi alle cose, cambierai prospettiva. E nell'economia, adesso andiamo a vedere, nell'economia di fatto, nella materia, quale altro archetipo ti guida? Ribelle perché? Quale archetipo domina la tua seconda casa? Ribelle perché? La casa dell'economia.
Ladron, illumina il tuo potenziale di ricchezza affinché non te lo possano rubare più. Guarda, mi stanno dicendo che comprenderai il tuo valore personale. Mi stanno dicendo che tu comprenderai bene il tuo valore personale. Magari hai dato tanto, hai fatto anche dei prestiti o hai dato qualcosa. Ecco, tu ti ribellerai a questo dare oltremodo a livello economico e finanziario, cioè ti ribellerai a questo dare. Tante possono essere le cose, magari è successo che magari non ti hanno restituito dei soldi, oppure hai dato oltremodo, in questo senso a livello economico. Io vi dico sempre che il darsi è la cosa migliore, no? A volte quando diamo non dobbiamo farlo con un'aspettativa, poi mi ridà. Non sto parlando, io sto parlando in generale adesso, no? Possiamo scegliere di prestare dei soldi, faccio gli esempi, di prestare dei soldi a qualcuno e in quella deve esserci una sorta di mancanza di aspettativa nella restituzione. Perché nella misura, giustamente dice come mi devi restituire? Sì, io sto cercando di farvi un discorso più sottile, vediamo se riesco a farmi capire. Ah, ti faccio questo esempio che mi faceva un mio carissimo amico, nonché è diventato amico negli anni, maestro 20 anni fa. Il discorso sulle multe, che ve l'ho fatto più volte, no? Che non capivo, ogni volta mi arrivavano multe, multe con la macchina, multe, multe. Allora mi diceva Francesca, non devi ribellarti alla multa. Le multe sono debiti karmici che hai accumulato. Paga in silenzio e benedici. È un po' questo quello che mi stanno dicendo, che nella misura in cui non ti viene restituito qualcosa è perché c'è un debito karmico, benedici perché là si vedrà il tuo, o non ti viene restituito quello che tu hai dato in termini anche di altre cose, va bene? Il bene che fai ritorna sempre, sappi, o da quella persona, o da un'altra, o da un altro. Diciamo che il karma si bilancia sempre, questo mi sta dicendo questa accoppiata di carte. Ribellati più che altro a quello che per te aveva un valore prima, che se magari ti attaccavi prima delle cose additando l'altro, o comunque additando contro l'universo, quello che ti arriva in quest'anno è un cambio di valori. Mm? È possibile che tu faccia esperienza anche di qualcuno che ti rubi qualcosa. E lì vige la legge dello specchio, no? Che è quella di cos'è che stai sottrando a te stessa, o a te stesso, devi farti questa domanda, perché l'altro fuori è la manifestazione di una tua interiorità, no? Quindi cos'è che sto sottrando a me stessa, cos'è che mi sto togliendo, di cos'è che mi sto privando. Allora tu farai la ribellione su questo. Come vedete queste due carte si leggono a più livelli. Durante l'anno vedrai che ti si farà chiaro. Ok. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi in merito sull'economia. Seconda casa. Per il Sagittario. Ecco perché vi dico salvatevi il video, riguardatelo più volte durante l'anno perché se adesso non risuona, risuonerà. Ok. L'imperatore. Re di denari. Wow, micidiale, 10 di denari. Micidiale. Ecco perché la prima casa stava da Dio e eri tanto soddisfatta, perché qua mi dicono assolutamente che l'economia va da Dio. Qua vedo anche riconoscimenti sul posto di lavoro da parte di un responsabile, di un capo, vedo anche la possibilità di acquistare casa, 10 denari è la casa, o delle case, o investimenti su delle case.
diciamo che saprai fare bene i tuoi affari nell'economia. L'imperatore mi parla proprio di ordine, di disciplina, di costruzione, di cose salde, stabili. Vedo che l'economia va da Dio, quindi il postulato che ti ho detto è da riversarsi affinché questo si realizza bene, già si realizzerà perché lo sto leggendo, però affinché tale adempimento possa suggellarsi in te, di seguire i passi di questa ribellione. Ok? Che ti ho detto prima. Economia pazzesca, non ho nient'altro da dirti. Ti posso anche dire che avrai delle entrate che ti sosterranno, entrate proprio positive qua, io vedo, entrate positive. Wow, ok ragazze mie, detto questo, bellissimo, passiamo alla terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi, interessi personali, studi, rapporto con i coetanei, sono anche gli interessi personali, no, che hai. Quindi tutto ciò che riguarda, tutto ciò nel quale facciamo esperienza diretta nel quotidiano, va bene? Ok. Andiamo a vedere come sta, anche comunicazioni veloci, vediamo come sta l'energia in questa terza casa per te, Sagittario. Come sta l'energia nella terza casa? Si è girata da sola. Planting seeds, piantare semi. Guarda, questa è una bellissima carta che mi parla di piantare nuovi semi per quanto riguarda... Ci saranno viaggi brevi, mi dicono. Viaggi brevi sì, soprattutto secondo me andiamo a vederlo poi con i tarocchi, ma adesso la parte oracolare è un po' più profonda, no? Cosa significa piantare nuovi semi? Probabilmente siccome la casa ha anche degli studi, ci saranno degli studi che farai nuovi, o degli studi o dei master o degli approfondimenti, o sceglierai di fare dei corsi che ti permetteranno di piantare nuovi semi. Quindi mi dice di qualcosa di nuovo, corsi nuovi che farai, ehm, nuovi interessi personali che avrai e che pianteranno nuovi semi in te per l'allargamento della coscienza. Sì, questo mi dice. Vediamo con che archetipo ehm, segue questa carta. Terza casa, Sagittario. Maltrattatore. Risalta la tendenza a intimidare gli altri, ti aiuta a far fronte alle paure interiori che ti stanno maltrattando. Guarda, se nel tuo intorno avevi persone con le quali magari ti sentivi male, può essere anche la famiglia, o il papà, la mamma, o situazioni che ti premono nel tuo intorno, situazioni difficili, si pianteranno nuovi semi affinché tu metti freno, metti un fine a delle situazioni che ti stanno opprimendo o che ti opprimono o ti hanno oppresso fino a questo momento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni contingenti a te, amici, fratelli, familiari o una situazione in famiglia, va bene? Pianterai nuovi semi. Probabilmente qua farai degli studi anche esoterici, poi lo vediamo nella nona casa comunque, però anche degli studi o delle esperienze che ti permetteranno di piantare nuovi semi per queste circostanze vicine a te che ti opprimono o ti possono opprimere quest'anno, perché sono tutte funzioni, circostanze evolutive affinché tu possa piantare questi nuovi semi, hai capito? Per espandere la tua coscienza. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla terza casa. Sagittario. Il Papa, Paggio di Coppe e l'Appeso. Mi parlano di studi che probabilmente farai, che hanno a che fare con un cambio di prospettiva, oppure situazioni con i figli, che... Allora, adesso ti dico, Il Papa mi parla di credenze, di nuove credenze anche. Di nuove credenze e il fatto, sai qual è? Tu prenderai decisioni giuste riguardanti ai tuoi figli oppure riguardanti i tuoi nuovi studi, quindi o riguardanti i figli, giuste decisioni riguardanti i figli che magari situazioni opprimenti o situazioni che ti stanno strette o situazioni difficili,
cambiando prospettiva rispetto a queste cose, integrando delle esperienze spirituali che ti permetteranno di essere più grande di quello che hai creduto di essere. Ora, per quanto riguarda gli studi, io qua vedo farai degli studi che hanno a che fare con o la medicina olistica, o degli studi capaci di farti cambiare prospettiva rispetto agli eventi, così da integrare il karma. E mi può parlare che ci possono essere magari dei problemi con i fratelli o con dei figli, anche situazioni difficili riguardanti i figli, magari somatizzazioni, malattie, qualcosa di questa natura, e mi dicono che con l'appeso questa cosa che accade ha a che fare con un karma che tu riuscirai in quest'anno come dire, a trascendere. Come vi dico sempre, l'appeso è la carta della persona spirituale, è anche la carta del medico, è anche la carta di colui che si dà agli altri, colui che, come dire, tutti quelli che fanno professioni di servizio agli altri anche, no? E mi dicono che gli studi che farai sono, o comunque sia i viaggi anche che farai, saranno relativi a questi studi di medicina o di medicina olistica o dei corsi per cambiare prospettiva affinché tu possa frenare gli eventi nefasti del karma piantando nuovi semi, e questo ti permetterà di congiungere i due mondi affinché tu possa vedere visibile e invisibile perfettamente allineati. Vediamo un po' cosa c'è dopo l'appeso. L'imperatore, tutto torna sotto controllo, tutto torna in ordine. Se abbiamo situazioni un po' difficili, figli, famiglia, quelle che ho descritto, l'imperatore mi dice che tutto ritorna in ordine, tutto sotto controllo. Se stai facendo degli studi propedeutici invece all'accrescimento di coscienza, degli studi che sono vicino all'altro, in empatia, eccetera, mi dicono che questi studi avranno ottimi risultati, anche di costruzione. Wow, ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa della famiglia d'origine, ma anche dei traslochi, dei trasferimenti, è proprio della casa, anche della traslochi, cambiamento di casa, anche aiuti dalla parte della famiglia d'origine e anche un karma familiare, però il karma proprio sta nella 12ª. Vediamo la casa della casa e anche i bisogni emotivi. Vediamo la quarta casa di casa e famiglia, come sta l'energia per te qui. Allora, vediamo com'è l'energia nella quarta casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Come sta l'energia nella quarta casa? Bloom, questo significa fioritura, ok. Nella quarta casa abbiamo la fioritura, questo significa che i tuoi bisogni emotivi saranno perfettamente appagati, starai bene all'interno anche nel contesto della tua famiglia, questo mi dicono, oppure al pensiero della tua famiglia nutrirà il tuo bisogno emotivo. Quindi Bloom, la fioritura nella quarta casa, mi dice che i tuoi bisogni emotivi prima di tutto saranno perfettamente soddisfatti anche dalla famiglia o che della famiglia che ti sostiene, ci sarà un sostentamento da parte della famiglia, anche di bisogni emotivi mi dicono, sì. E questa carta mi dice che se c'erano dei debiti karmici relativi alla famiglia, la fioritura mi dice che gran parte dei debiti karmici della famiglia sono stati estinti e quindi non c'è recriminazione, non c'è mi dice che verrai sorretta dalla famiglia di origine o comunque dalla famiglia che tu reputi famiglia, ci sarà una fioritura in questo. Vediamo ora come ci completano il messaggio con l'archetipo. Qual è l'archetipo che appartiene alla quarta casa per te quest'anno 2025, Sagittario? Può darsi pure che tu decida di mettere anche su famiglia, o una casa, o vediamo insomma. L'artista, guarda, io ti dico una cosa,
La tua famiglia di origine ti ispirerà e sostiene tutto quello che tu intuitivamente scegli di fare. Qua dice espresa una dimensione della vita che sta più in là di quello che si prescrive attraverso i cinque sensi, ispira le altre persone a vedere la vita di forma simbolica. Sarà non soltanto la famiglia ti sostiene, i tuoi bisogni emotivi saranno pienamente soddisfatti dalla tua parte creativa. Dalla tua parte creativa, la tua parte creativa ti farà sentire l'adempimento di seguire le tue intuizioni, la tua creatività, ti farà sentire a casa. Quella è la casa. Questo significa che tu hai anche dissolto un karma familiare quest'anno, E anche che la tua famiglia sostiene la tua parte creativa, sostiene, ci sarà un supporto della famiglia. Questo mi arriva. Magari anche il supporto, anche il tuo approccio stesso alla famiglia sarà un approccio diverso, diversificato. Che vuol dire approccio diverso? Un approccio onnicomprensivo delle cose, cioè se avevi un po' di remore nei confronti della tua famiglia d'origine, eccetera, non ci saranno più, perché vedrai tutta una perfezione in quello che come anima hai scelto in qualità di famiglia. Mi spiego? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Darai anche idee creative in famiglia, generando delle cose nuove, una nuova ispirazione. Vediamo, quarta casa per il Sagittario, 8 i denari, la forza, wow, re di coppe, la famiglia ti sosterrà nel lavoro. Può essere anche un padre o comunque sia, al di là, la famiglia ti sosterrà nel lavoro, nel farti prendere delle decisioni che siano spinte dalla tua creatività. Questo mi è lampante. Per alcuni di voi decidete anche di... ci sarà anche una persona o voi vi impegnerete a far funzionare la famiglia o a far funzionare un rapporto, a creare un rapporto più stabile con qualcuno. Per alcune di voi qua c'è un impegno con determinazione verso questa persona o questa persona la mette con voi, e quindi io vedo che in famiglia, siccome il re di coppia è anche l'intuizione, la creatività, con l'artista, nella casa della famiglia c'è una persona qua che sostiene il tuo lavoro, 8 di denari, nel farti avere coraggio nel fare delle azioni, e questa persona si trova in famiglia o quello che tu reputi famiglia, sì, o anche il tuo compagno può essere un sostegno, c'è una fioritura, una nuova apertura nei confronti della famiglia, sì. Ok, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere adesso la quinta casa. Allora, la quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, del divertimento, anche dei figli e delle figlie, anche il modo di vivere la sessualità, il modo di educare i figli, la vitalità e la voglia di vivere, ok? Andiamo a vedere come sta messa l'energia per te quest'anno in questa casa. Quinta casa, Sagittario. Star, la stella, wow! Guarda, la stella nella quinta casa è proprio la... avrai una grandissima voglia di vivere. La stella mi parla della fede, della speranza. Arriverà una voglia di vivere, una gioia di vivere quest'anno che ti darà grandissime ispirazioni. È una carta bellissima nella quinta casa. Cioè, la tua creatività, è proprio la casa anche della creatività, no? Sarà direttamente connessa alla tua parte più bambina o bambino, e quindi ti esprimerai in forma creativa, ti ispirerai seguendo le intuizioni, ti vedo divertita o divertito, molta creatività quest'anno, bellissima quinta casa con la stella. Avrai una grandissima voglia di vivere e ti farai ispirare dalla speranza, dalla fede. È bellissima questa carta in quinta casa. Vediamo da quale archetipo è accompagnata.
vediamo da quale archetipo è accompagnata questa casa, la quinta casa. Il modo di educare i figli, se hai figli, sarà un modo ispirato, magari non convenzionale, perché la stella è anche la carta dell'acquario, no? Poi abbiamo Plutone in acquario, abbiamo che per i prossimi 19 anni ci darà proprio una spinta a una visione diversa delle cose, più entusiasmante, più libera. Avrai modo di educare i figli in modo libero, in modo creativo. I tuoi figli, o se hai figli o figlie, percepiranno in te un grande esempio di libertà dell'essere. Con la carta della stella nella quinta casa mi parla anche della speranza di avere dei figli per chi è in età, va bene? Quest'anno. O di un sogno che si realizza avendo dei figli. Vediamo un po' qual è l'archetipo che accompagna la quinta casa con la stella. La sanazione, chiaro, chiarissimo. Se avevi perso la speranza, se avevi perso la vitalità negli ultimi tempi, se il 2024 non è stato proprio semplice, questa con la voglia di vivere della quinta casa per te sarà l'anno in cui viene sanato tutto. Avrai una grande gioia di vivere, vedo, sì. Passione per servire gli altri restaurando il corpo, la mente e lo spirito, capacità per aiutare a trasformare il dolore in sanazione. Molti di voi hanno vissuto delle, perché lo so, me l'avete scritto, no? Del segno del Sagittario, dei momenti difficili quest'anno, molto evolutivi diremo nella nostra scuola di trascendentalisti, e diciamo che viene sanato tutto, vedo una grande gioia di vivere, grazie magari anche al lavoro su voi stessi e su voi stessi che avete fatto, con disciplina, perseveranza e con amore. E qua vedo che avrete proprio la gioia di servire gli altri, e perché io non c'è niente di più bello del darsi nella vita, no? Darsi. E io vedo che qua voi avrete una grande gioia di vivere che verrà condivisa con gli altri. E c'è la sanazione di corpo, mente e spirito. Trasformerete il dolore in sanazione. Come vi dico sempre, il dolore è un grande maestro, finché c'è va onorato. Ecco, qua mi dice che c'è la sanazione di queste dinamiche perché avete lavorato bene. O perché è il momento che vengano sanate, semplicemente. Bellissimo, vediamo un po' cosa ci dicono. Magari siete anche, perché mi è uscita nella terza casa, no? Degli operatori olistici, dei medici, che lo so, tanti di voi sono medici, illuminati. E nella quinta casa ci sarà proprio la gioia di dare anche, di trasformare il dolore agli altri col tuo esempio, no? Vediamo un po', quinta casa per il Sagittario. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito? 4 di bastoni, la temperanza, carta di guarigione, anche qui 8 di coppe, arriva proprio un cambio emozionale, guarigione su tutti i livelli. Soprattutto qua mi dice in casa, 4 di bastoni in casa anche, guarigione in casa, cambio emozionale, uscita dalla zona comfort. Qua vedo che la temperanza mi parla di grande equilibrio, e un grande equilibrio ci sarà in voi che riporterà stabilità dentro voi stesse e in casa, con le persone vicino. Abbiamo visto che la carta della famiglia pure è bellissima, no? La casa della famiglia. E l'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale che arriva perché si è guariti su più livelli. Vediamo dove va l'otto di coppe. Al paggio di spade. Si è guariti su più livelli e potrete anche guardare le cose da un punto di vista diverso. Cosa c'è dopo l'otto di coppe? 5 di denari. Guarda, guarirete e riuscirete anche, affronterete con grande dinamismo, con quella stella lì, tutte le situazioni che vi hanno tenuto sotto scacco, che riguardavano la penuria sia emozionale che economica. Perché abbiamo visto che l'economia va benissimo, Molti di voi scelgono anche di cambiare lavoro, di fare qualcosa di diverso. C'è una sanazione su più livelli, una grande gioia di vivere che vi porta ad affrontare le cose e a risolverle in un attimo. Bellissimo. Ok. E anche ad aiutare gli altri che sono in questa situazione qui, col vostro esempio di cose che avete già vissuto e di cui vi fate testimoni. Ok, bellissimo. Ragazzi miei, ragazzi, adesso andiamo a vedere la sesta casa. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro e della salute.
va bene? Lavoro e salute. Andiamo a vedere questa casa, abbiamo visto che l'economia va benissimo, vediamo lavoro e salute cosa ci raccontano. Anche la carta della la casa della quinta casa, grande gioia di vivere, ci sarà sanazione, quindi per quanto riguarda la salute, psicofisica, mentale. Vediamo sesta casa, lavoro e salute per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario. Come sta l'energia in questa sesta casa per l'anno 2025? River, il fiume, il fiume. Allora, il fiume mi parla che le emozioni torneranno a fluire finalmente, non ci sono ostruzioni di sorta, ecco, nel senso vedo che tutto scorre e quindi se c'erano emozioni stagnanti vengono rilasciate, l'abbiamo visto anche nelle altre case, c'è un fiume che scorre, tutto scorre, Pantarei. Ehm, Per quanto riguarda la salute, qua con l'acqua che scorre, vedo che le emozioni fluiranno e quindi molto meglio rispetto a prima, ce lo diceva anche la quinta casa. Vediamo cosa ci aggiungono con questi oracoli. Sesta casa, lavoro e salute, sesta casa, Sagittario. Sì, madre, nutrimento, l'acqua con la madre mi dice che allora, qua per quanto riguarda la salute tu ritrovi il contatto con la tua natura autentica, cioè con la grande madre, direbbero gli sciamani. Quindi per quanto riguarda la salute io vedo che tu avrai molta più pazienza. Guarda, c'è scritto allegria nel dare la vita, l'avevamo visto già nell'altra casa, no? Nella quinta casa. E molti di voi decideranno qua, o comunque sia c'è, vedo delle gravidanze qua possibili, perché questa madre, anche prima la sanazione della stella nella quinta casa, e questa cosa e andrà bene, mi dicono, andrà bene perché sei predisposta ad essere in quella modalità adesso, no? Hai raggiunto un certo tipo di consapevolezza nel darti, come farebbe una madre col figlio. Per quanto riguarda, ripeto, la salute ha molto a che fare con il darti. Più ti dai, mi dice questa carta, più ti dai oltrepassando i tuoi limiti, i tuoi confini, le resistenze, più tu avrai giovamento a livello di salute. La madre chi è? Colei che si dà. E la grande madre, l'esempio è quello della natura, la natura si dà incessantemente, che sia estate, inverno, autunno, primavera, no? La natura si dà, in qualsiasi tipo di stagione si dà e questo tuo darti in tutte le stagioni della tua vita determinerà la tua salute psicofisica. Mm? Il darti, l'amore incondizionato verso ciò che esiste. Per quanto riguarda il lavoro, adesso lo vediamo con i tarocchi, mi dice che ci sarà qualcosa, è fluido, vedo un lavoro che ha a che fare con il darsi o nel tuo lavoro ti darai in modo allegro, sincero, ti darai perché ti vedi come se fossi una, sai, in una catena meravigliosa dell'universo, tu sei un tassello imprescindibile dell'intero universo. In qualsiasi posto tu ti troverai a fare qualcosa, ti vedo sentirti parte di qualcosa di più grande, quindi quel tassello che tu rappresenti è un tassello senza il quale tutta l'armonia dell'universo viene meno, quindi ti sento in qualsiasi posto che stai, da che stai in un bar a fare cameriera o barista o al muratore o a fare il maestro, la maestra, l'insegnante, ti sentirai un tassello fondamentale con la carta della madre per il funzionamento e l'armonia dell'intero universo. Questo è l'archetipo, ok? A cui tendere e tenderai. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi nel lavoro e la salute. Alcune di voi faranno le mamme, ok? O i papà. Quindi il vostro lavoro è questo, fare la mamma o il papà. E questo vi genererà molta salute. Cioè ha a che fare con la vostra salute anche. Scusami.
lavoro e salute, sesta casa, Sagittario, 5 di denari, 10 di bastoni, wow, 8 di denari. Ci saranno un po' di momenti un po' particolari quest'anno, all'inizio dell'anno, prime settimane dell'anno, primi mesi dell'anno, in cui ti vedo sforzarti per qualcosa senza ottenere i risultati che vorresti. Subito dopo invece sì. Subito dopo vedo le entrate, vedo i guadagni, l'otto di denari. Quindi diciamo che per una prima parte dell'anno, che può essere anche una settimana, a seconda, ovviamente io leggo le carte, sono per un collettivo molto vasto, no? Quindi vedo delle situazioni un po' stressanti che poi però finiranno, perché il 10 di bastoni è la fine, no? Di un ciclo, quindi vedo che ci saranno delle situazioni un po' stressanti all'inizio dell'anno. Poi l'otto di denari mi parla dell'impegno anche delle entrate che arrivano per l'impegno messo in precedenza, magari non ti arrivavano quello che volevi, invece poi vedo l'otto di denari che è una bellissima carta di impegno e anche di entrate di quello che tu desideri. Alcune di voi che stanno cercando lavoro all'inizio dell'anno non vedo questo lavoro. Beh, però subito dopo sì. Vediamo l'otto di denari a cosa porta. Questo mi dice, oppure ti dico che per alcuni di voi che stanno lavorando parecchio, la situazione è un po' stressante, ti dicono che alla fine le situazioni che influenzano anche sulla salute, le situazioni stressanti finiranno, va bene? Finisce questo periodo e vedo una ripresa, una vitalità tua. Cosa mi parla l'otto di denari? Del cavaliere di spade, sì, vedo comunicazioni, vedo vedi sei di bastoni. L'inizio dell'anno parte un po' così in sordina, un po' pesantuccio su alcune cose, molto stress legato al lavoro magari stai facendo tanto e non ti trovi appagato o appagato, però subito dopo vedo un successo pieno perché l'energia riprende a fluire, o sei tu che detti le tue regole, le tue leggi, insomma, detti quello che vuoi, vedo comunicazioni riguardanti un'attività lavorativa che va bene, pieno successo, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla settima casa. Allora, la settima casa è la casa dell'amore per eccellenza, delle relazioni sentimentali, matrimoniali, delle unioni stabili, ok? Andiamo a vedere questa settima casa, come sta l'energia in questa settima casa. Per il Sagittario, come sta l'energia in questa settima casa dell'amore? Braveri, questa significa, braveri significa coraggio, coraggio. Coraggio, è un po' come se fosse uscito qua il leone della forza, no? C'è qualcuno che recupererà, vuole recuperare dei rapporti, qualcuno che si impegnerà nei tuoi confronti, o tu ti impegnerai in un rapporto, qualcuno si impegnerà nel rapporto con la carta di Braveri, del coraggio. Anche il coraggio di recuperare te stessa dopo delle situazioni emozionalmente un po' difficili, vedo una totale ripresa. E questa è come se fosse una regina sciamana che si riprende, qua sta sull'attenti, no? Della serie io valgo e merito tanto, ok? Vediamo l'archetipo sulla carta, sulla casa dell'amore. Sagittario. Il Messia, addirittura serve gli altri esseri umani con umiltà. Guarda, siccome la settima casa è la casa delle relazioni che abbiamo con l'altro, siccome molti di voi ho visto qua ci sono dei lavori che fate, delle espressioni verso il collettivo, verso gli altri molto forti, come se foste operatori olistici o medici dell'anima, anche se magari non ne siete consapevoli. Nella settima casa, il Messia con il coraggio, è come se voi porterete un grande messaggio nella relazione con l'altro, chiunque l'altro sia, uomo, donna, bambino, grande, anziano, perché c'è il Messia. Quindi questo è l'anno in cui tu servirai gli altri con una grande forza d'animo, divertendoti, essendo proprio consapevole del tuo coraggio interiore, che significa avere cor cordis, da latino, avere cuore, no?
il tuo cuore è aperto con l'altro, il tuo cuore è aperto con l'altro, questo ti servirà sia nel tuo lavoro che nelle relazioni. Mi stanno dicendo proprio come agire, questo a livello archetipico più sottile, come agire nei confronti dell'altro, come agirai. Vediamo, mettiamoci queste carte, che sono ancora più specifiche nell'amore per te. Amore negato, qua veniamo da un amore negato, o tu ti sei negato un amore o qualcuno ha negato l'amore litigioso, vediamo da una situazione in cui tu riprendi forza ed energia e hai imparato molto da questa negazione. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi, o tu negherai un amore quest'anno, però ti vedo forte, negherai qualcosa o qualcuno a distanza e questo ti servirà a sviluppare anche energia kundalinica nel servizio che farai agli altri. Vediamo cosa ci dice, cosa ci dicono i tarocchi. Amore Sagittario, anno 2025. Regina di coppe, 6 di bastoni e re di spade. Ci sarà una persona che lotta per te, asso di spade, ha le idee chiare, una persona che ti vuole conquistare. Io ti vedo nella tua, con molta pazienza, avere molta pazienza nei confronti di questa persona. Non so se è la stessa che hai negato o questa persona ha negato, non lo so. Io qua vedo una regina di coppe che è colei che si lascia fluire le proprie emozioni, avendo il coraggio di darsi alle proprie emozioni. 6 di bastoni, re di spade, io qua vedo che c'è una persona che vuole conquistarti. 6 di bastoni, re di spade, con tanto di idee chiare di quello che fa, lotta per te. C'è una persona che lotta per te, non so chi sia, ci può già essere o può essere una persona completamente nuova. Vediamo che energia ha il re di spade nei tuoi confronti e il re di coppe. Una persona che lotta per te con determinazione, con idee chiare e con un cuore aperto. E c'è una coppia sacra qua, re e regina di coppe. Cioè ve la intendete sotto il profilo emozionale. Ed è una persona di spessore, mi dicono. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Possibile che sia un segno d'acqua, ascendente d'acqua o segno d'aria, o ascendente d'aria o anche leone. Ma al di là del segno è questa l'energia. Cosa ti dirà questa persona? Ti sogno ogni notte, una persona che ti sogna ogni notte o ti sognerà ogni notte. Ora baciami stupida, è una persona che dopo che ti sogna attacca praticamente. Quanto vorrei le tue gambe ora, una persona che non si arrende, sente molto il tuo corpo e le tue vibrazioni, è una persona che mi dicono ne vale la pena perché lotterà per te. Ok? Bellissimo, e adesso passiamo alla settima casa. Eccoci qua per l'ottava casa, per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. L'ottava casa è la casa della morte e della rinascita, la casa dello Scorpione, no? Quindi l'occulto, l'inconscio, i sogni, la sessualità più profonda, anche la casa dei tabù, anche la necessità di superare dei tabù. Ok, andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa. Ottava casa per il Sagittario, come sta l'energia nell'ottava casa per il Sagittario? Il silenzio, silenzio, silenzio. O non fai parola, o a livello di ci sono dei tabù riguardanti la sessualità, o ci sono dei tabù riguardanti qualcosa qui quest'anno. Essendo la casa della morte e della rinascita, o riguardo a dei temi riguardanti la morte, tu non ne vuoi sapere, o riguardanti proprio la morte. Cos'è? La morte è trasformazione, è un passaggio di stato, è come se a volte inconsciamente quest'anno potresti un po' non voler sapere di questo argomento. Ma come vi insegno sempre, la morte e la vita sono simultanei, noi siamo morenti e viventi simultaneamente, no? Dipende dal livello di coscienza in cui ci troviamo. Questa carta di silenzio per adesso mi fa pensare a questo. Per quanto riguarda la sessualità, alcune di voi sono un po' più chiuse, un po' più chiusi, come se
non ci fosse la volontà di sperimentare o di aprirsi sessualmente in tal senso. Però è una carta indicativa, voglio vedere cosa mi dicono le altre. Cioè vedo più un'energia introversa che estroversa in tal senso. O se fai qualcosa lo tieni per te, va bene? I tuoi sogni, i tuoi tabù, le tue cose le tieni per te. Vediamo qual è l'archetipo che accompagna l'ottava casa quest'anno per il Sagittario. La damigella comprende la naturalezza del romanticismo sano, ti ispira a confidare in te stessa. Guarda, da una situazione in cui ti vedo un po' più ritirata o ritirato, con alcuni tabù, oppure non volerti dare totalmente, anche sessualmente, perché ci sono delle ferite magari dentro, no? Quest'anno ci saranno degli eventi che ti spingeranno a confidare nel romanticismo sano, cioè anche nella sessualità sana, che praticamente se tu segui la tua natura, allora sei sana in tal senso, non è che sei sbagliata se hai dei tabù particolari, no, noi qua stiamo oltrepassando il giudizio, va bene? Noi siamo stati educastrati in tutto, anche nella sessualità, quindi abbiamo dei tabù legati alla morale. E quindi l'ottava casa è la casa della sessualità per la trasformazione per eccellenza, no? Attraverso un atto sessuale si può compiere una grande trasformazione kundalinica. E quindi la vita è come se ti spingerà a guardare ciò che senti dentro come sano. Non sei sbagliata, non sei sbagliato, tutto ciò che ha a che fare con gli istinti è sano, va bene? È la morale, la religione che ci ha costretto a sentirci sbagliati per delle fantasie o per altro. Quindi è come se lavorassi su questi aspetti quest'anno, d'accordo? Ad abbattere dei tabù. Vediamo, vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito sull'ottava casa. Cavalieri bastoni. Allora qua c'è la possibilità di qualcuno, arriva qualcuno, cavalieri bastoni, che è proprio la sessualità, l'impulso. 4 di spade però subito dopo, è come se non volessi proprio accogliere questa cosa. 5 di denari, perché ti senti un po' carente. Allora, qua ci sono delle possibilità quest'anno a livello di Cavalieri di bastoni è proprio la sessualità, l'irruenza in tal senso, la passione. Però 4 di spade e 5 di denari, è come se si volesse frenare questo impulso, o l'impulso tuo dentro verso qualcuno, o tu freni l'impulso di qualcun altro. Per quanto riguarda la sessualità, che me la chiama proprio il Cavaliere di bastoni. Diciamo che o ci sono delle situazioni che non ti permettono di esprimerti. Cosa c'è dopo il 5 di denari? 2 di denari. 4 di bastoni, la temperanza. Qua ci sei tu, temperanza. È possibile che magari il lavoro ti possa impegnare e quindi parecchio, le tue energie e tutto, e quindi la tua energia kundalinica, che è energia creativa, viene riversata sul lavoro. E questo per alcune di voi. Per altre, per quanto riguarda la sessualità, potreste avere dei dubbi se lanciarvi o meno con qualcuno a sperimentare qualcosa di diverso che abbia a che fare col superamento di alcuni vostri tabù. E per quanto riguarda invece l'occulto, il mondo oltre, alcune di voi preferiranno essere occupate quando si tratta dell'argomento morte occulto, magari essere occupate su altro, svagare la mente. Perché questa è l'ottava casa, è la casa dell'inconscio più profondo, no? Mettere un'ultima carta per l'anno 2025, ottava casa. Guarda,
Qua alla fine tu ti lasci fluire. L'ultima carta, la Regina di Coppe, mi dice che alla fine sentirai le tue emozioni e tutto ciò a cui tu potresti fare resistenza, che riguarda l'argomento morte e rinascita, oppure l'argomento sessualità. Ricordiamo che la sessualità è tutto. Cosa voglio dire? La creazione è tutto. Ogni cosa che vivi è un atto creativo tra te, la parte cosciente, e la parte invisibile. Ogni cosa è un atto creativo e Kundalini. La Kundalini è energia erotica a carattere sessuale. È la Kundalini per i buddisti che crea ogni cosa, per gli orientali, che crea ogni cosa. Quindi ogni cosa è creata sempre dall'unione con due forze diverse. Dall'uomo e la donna nasce un bambino, e dalla tua parte visibile e invisibile si creano gli eventi, quindi tutto è frutto di un'unione erotica e la sessualità vista sotto la forma intima è proprio un riflesso un po' più, un riflesso visibile di questa unione. Ok? Alla fine tu ti lascerai fluire alle tue emozioni, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, passiamo alla nona casa. Allora, la nona casa è la casa del Sagittario, che è la casa degli studi superiori, dell'evoluzione spirituale, della fede, delle credenze, dei viaggi lunghi anche, ok? Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa casa. Come sta l'energia delle mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario nella nona casa, quest'anno 2025? Protezione amorosa, protecting love. Io vedo che potresti fare, questa è una carta bellissima che nella nona casa mi dice che la tua fede, le tue credenze sono orientate a proteggere tutto ciò che per te è amore. E sei mossa da grandi o mosso da grandi ideali, mi dicono, e soprattutto l'ideale a cui devi tendere con questa carta è proteggere tutto ciò che qua c'è una sciamana, una ragazza sciamana che protegge un gattino, ok? Quindi è come se tu fossi animato quest'anno da una causa umanitaria, ma una causa umanitaria nel senso abbiamo Plutone in acquario per i prossimi 19 anni, ossia la protezione anche della bellezza della vita, la protezione dell'amore. Cos'è? Cos'è l'amore? L'amore è la bellezza, l'amore è il darsi, tu proteggerai, sarai protratta anche a fare degli studi esoterici verso quello che significa l'amore. La tua fede, le tue credenze sono mosse dall'amore nella nona casa quest'anno. Farai tutto per amore. E questo lo dicevano anche le altre case, farai tutto per l'amore, per amore di cosa? Cos'è l'amore? L'amore è la bellezza, l'amore è madre terra, l'amore è natura, la natura non va intesa sotto il profilo oggettivo, non è un oggetto. La natura è darsi, quindi tu sarai animato, la tua credenza da questa fede, nel darti per amore. È bellissimo. E se fai dei viaggi lunghi li farai solo per amore, tutto ciò che per te è amore. Per esempio per me è amore fare dei viaggi che hanno, se dovessi pensare ai miei viaggi lunghi, attualmente sono viaggi funzionali alla crescita spirituale e quindi lo faccio per amore, per darmi a una causa ancora più grande, per poter poi servire ancora meglio il collettivo. Vediamo da quale archetipo è accompagnata questa carta sulla nona casa per te. Sei mossa anche dal difendere i più deboli, magari cause umanitarie anche legate agli animali, o sei mossa da questo, nel difendere gli indifesi, questo vedo. Qual è l'archetipo nella nona casa per te? Ladron, di nuovo. Illumina il tuo potenziale di ricchezza affinché non te lo possano più rubare. Mi è uscita 2 volte questa carta, ti ricordi? Era uscita pure prima. Questa carta mi sta dicendo nella nona casa che tu comprenderai perfettamente un valore di te che non hai mai compreso quest'anno. Sarà anche grazie al frutto del tuo lavoro su di te, anche all'esperienza, alla saggezza acquisita, e quindi
illuminerai il tuo potenziale di ricchezza affinché gli altri non te lo possano più rubare. Chi è che ti ruba il potenziale di ricchezza fondamentalmente, specialmente se siamo nella nona casa, nella casa delle credenze? Tu capirai perfettamente che è la tua mente razionale che ti ha fatto credere di essere più piccola di quello che si poteva immaginare, o più piccolo. Quindi, essendo proprio nella nona casa, le tue credenze saranno supportate dal fatto di sentirti piena di tutte le istanze e le forze che abitano l'intero universo. Quindi sentirai molto più forte di quanto tu abbia mai potuto essere. E quindi l'ego, la mente razionale, capirai, se prima credevi che era il mondo esterno cattivo, eccetera, siccome il mondo esterno non esiste, è una proiezione, allora capirai che il tuo ego, la tua mente razionale, che ti vuole tenere soggiogata magari in determinate situazioni per non farti partire a fare dei viaggi o non facendoti sentire all'altezza, no, tutto questo tu proprio ti darai all'amore. Mm? Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito sulla nona casa. Gli amanti, l'appeso e la regina di coppe. Allora, dei viaggi li farai, ci possono essere qua 3 di bastoni. Allora, dei viaggi lunghi, io vedo che tu li puoi fare inerenti al tuo servizio. Se fai per esempio un servizio di natura olistica, o sei medico, o servi viaggi li fai per amore, ok? Per amore di qualcosa o di una causa. E la regina di coppe mi dice che alcuni viaggi lunghi si possono fare, ma dovranno essere posticipati, i viaggi lunghi. Fatto sta che tu ti farai guidare dall'amore. Sono viaggi per amore, amore per una causa, amore per gli animali, amore per qualcuno, amore per il tuo lavoro, lavoro che riguarda, se il tuo lavoro riguarda qualcosa che ha a che fare con il servizio agli altri, di questo lavoro qua sto parlando. E vedo che supererai alcuni impedimenti anche per fare questi viaggi e li farai. Se sono programmati, li farai. Alcuni devono essere posticipati un po', però avrai pazienza e verranno fatti. Vedo che c'è molta fede, vedo che c'è molta fede grazie a qualcosa che ha a che fare con la carta dell'appeso. Cambiare prospettiva rispetto agli eventi anche amorosi, tante cose succedono per te quest'anno. Va bene, ovviamente sono letture sommarie adesso, no? Giusto un quadro, poi durante l'anno facciamo le letture come sapete. E adesso andiamo a vedere la 10ª casa. Allora, la 10ª casa è la casa del successo, anche della carriera. Andiamo a vedere la 10ª casa, qual è l'energia della 10ª casa. Come sta l'energia nella 10ª casa per te, Sagittario, la casa del successo. Decima casa per il Sagittario, anno 2025. Dreamer, sognatore, sognatrice e sognatore. Qua ti vedo sognare qualcosa nella 10ª casa. Magari qua ti vedo una sognatrice, come il Sagittario è d'altronde. Sognatrice, sognatore. Vediamo cos'altro mi aggiungono, che così non riesco a darti una visione. Sognatrice. Qua è come se ti vedo quest'anno sognare di avere successo in qualcosa e immaginarlo. Se puoi immaginarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney, no? Vediamo, la casa 10ª casa, cosa mi racconta la 10ª casa? Buffone. Capirai che il successo che volevi avere in alcune aree o in alcuni ambiti non è il successo vero. Sognerai altro. Rivela le emozioni senza timore, aiuta la gente a rendersi conto di quello che è assurdo e dell'ipocrisia. Guarda, ti vedo sognare un nuovo successo per te, quello che per te poteva avere successo prima di questa consapevolezza a cui arrivi quest'anno, o sei arrivata già o arrivato, è un successo nuovo, diverso da quello che tu potevi auspicare prima.
Tipo, faccio l'esempio banale, che poi non è mai banale. Se prima per te il successo era avere una casa con 2000 piscine, non so, adesso il successo per te può essere raggiungere un livello di coscienza elevato, raggiungere il samadhi, il tuo primo samadhi, che è un livello, primo livello di illuminazione, ok? Quello ti riempie di gioia al solo pensiero. Mi dicono questo qua su questa tua casa. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi nella casa del successo. Decima casa, Sagittario, Cavaliere di Coppe, Re di Denari, la Morte. Vedo che ci sarà molto successo per quanto riguarda l'attività economica. Di nuovo mi riportano questo, io non so, o nelle situazioni lavorative ci sarà qualcosa di nuovo che ti motiva a livello emozionale in ambito lavorativo, che ti farà cambiare programma su alcune cose. Nella casa del successo mi mettono le emozioni e il denaro e un cambio, quindi ci sono affinché cose che ti spingeranno a fare nell'ambito lavorativo, emozionalmente verrai coinvolta o coinvolto. Ti vedo fare progetti nuovi o qualcosa di nuovo in ambito lavorativo che ti stimola a livello emozionale. Questo porta a un cambio. Vediamo di che natura è questa morte. 10 di spade, proprio un cambio. Non lo so, o cambi lavoro qua, o c'è qualcosa che arriva in ambito lavorativo. Io ti vedo, sai che cosa mi dice tutta la tua stesa, adesso che siamo arrivati quasi alla fine delle case? Che hai un risveglio spirituale potentissimo, e quello che per te nella casa del successo poteva essere un successo secondo un livello di consapevolezza più basso, adesso tu aspiri ad altro che ha a che fare con un sentore animico. Vediamo un po' ancora dopo la morte. 8 di bastoni, vedo comunicazioni, vedo cose nuove nella casa del successo. 10 di coppe, di nuovo una felicità, una gioia. Forse il successo si avrà in famiglia qua per te. Avrai successo in famiglia. Abbiamo visto che la casa, la quarta casa della casa è molto bene sistemata, no? E questo tuo risveglio spirituale mi parla di un successo per ciò che riguarda l'unione familiare, o quello che tu reputi amicizia, quello che tu reputi famiglia. Il tuo successo verrà mosso in quest'area, e i tuoi successi anche lavorativi saranno spinti da una situazione emozionale diversa dal passato. Ti vedo sognare qua, magari di far stare bene tutti in famiglia o tutti a casa, cioè si spostano le tue priorità. Si spostano le tue priorità. Ok ragazze mie, vi faccio un grande in bocca al lupo con questo, bellissimo. E adesso passiamo all'11ª casa. Allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie per eccellenza, delle cause comuni, e dove siamo chiamati a fare esperienza della condivisione con gli altri di interessi comuni, di ideali, visioni. È la casa proprio dell'acquario, no? Quindi dell'apertura, dell'amicizia, della condivisione di valori comuni, a scegliere le nostre amicizie sulla base di quella condivisione pura e profonda. Vediamo come sta messa l'energia per te in questa undicesima casa. Come sta messa l'energia nell'11ª casa per le mie ragazze del Sagittario, anno 2025? Persistenza, persistenza. Io vedo che sarai persistente e combattiva o combattivo su ciò che riguarda la tua causa di vita, la tua, come dire, sì, qua abbiamo di lei anche, cioè è come se mi dicessero ci possono essere, per quanto riguarda la condivisione anche con gli altri, alcune cioè tu vuoi mandare avanti degli ideali, ok? Vuoi mandare avanti degli ideali, vedo che ci possono essere dei ritardi nella concretizzazione di questi ideali, però sarai persistente in questo. Per quanto riguarda la casa delle amicizie, adesso andiamo a mettere le amicizie rispetto agli ideali, l'abbiamo detto. Vediamo cosa mi dicono gli altri archetipi e poi tarocchi sulle amicizie in particolare. 11ª casa per il Sagittario.
camaleontica, camaleontico. Vedo che nell'11ª casa io ti vedo molto attiva nei tuoi ideali, nei tuoi valori, quello in cui credi, in una causa comune, condividerai questo con delle persone, ma non sempre sarà facile condividere i tuoi ideali con alcune persone. Quindi ti vedo persistente perché tu, avendo questo risveglio emozionale e trascendente molto forte quest'anno, o passi a un livello superiore di coscienza praticamente, questo è il senso. Ti vedo persistere in ciò in cui credi, essendo camaleontica, magari inizi a vedere il potenziale in tutto, quindi ci sarà un grande fermento in te perché c'è un salto evolutivo per te quest'anno. E quindi a volte alcune persone comprenderanno, altre volte non lo comprenderanno, però tu sei persistente in questo, ok? Vediamo cosa mi dicono rispetto proprio alle amicizie, cosa mi aggiungono i tarocchi nell'11ª casa. Sagittario, 11ª casa. 6 di denari, cavaliere di denari e il paggio di coppe. Ci saranno nuove amicizie in ambito lavorativo. Ecco perché troverai delle persone affini ai tuoi ideali, nuove amicizie in ambito lavorativo o nel tuo intorno che ti vedono, nell'intorno che ti vede più nel fare cose pratiche. Nuove amicizie, vedo che ci saranno delle amicizie che ti appoggiano. Sei denari, vedo che c'è un giusto equilibrio tra le persone, soprattutto in ambito lavorativo, e persone nuove che si aprono a te e manifestano una condivisione dei tuoi ideali. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, e adesso andiamo all'ultima casa, la 12ª. Allora, la 12ª casa è la casa del karma, dell'occulto, ciò che non ti vedi arrivare, i debiti karmici, quello che non sai e che i tarocchi ci possono dare una linea importante per conoscere. Vediamo anche, anche le sfide karmiche, no? Quello che non ti vedi arrivare può essere una sfida o può essere un qualcosa di buono che arriva, che tu non lo sai, come restituzione di un karma. Ok, andiamo a vedere la 12ª casa, come sta messa l'energia qua per te, Sagittario? Dodicesima casa, Sagittario. Madre, caspita, qua c'è la donna incinta di nuovo. Forse non ti vedi arrivare a una gravidanza. Io te lo dico, così te la lancio lì, te la lancio lì. È possibile che sia questa, la fede. Per alcuni di voi si vedono arrivare a una gravidanza, alcune. Se siete uomini, cambiate il concetto, no? Nel senso, la casa dell'occulto, del karma, oppure se stavate cercando un figlio o qualcosa che magari perdi le speranze, invece poi ti arriva. Perché è la casa delle cose che non sai. E su un'altra lettura, la 12ª casa, con la carta della madre, mi dice che ci possono essere state delle memorie karmiche legate a quando tu eri nella pancia della mamma. E queste memorie karmiche si vanno a estinguere quest'anno. Magari avevi percepito, sapete, no? La storia di quando dei gemelli che poi viene riassorbito dalla mamma, il gemello, una cosa del genere mi arriva anche. È in gestazione la fine di questo karma. Mettiamoci ancora gli oracoli. Casa dell'occulto, del karma. Dodicesima casa. La libertà dal karma della madre familiare. Wow! Allora, c'è la libertà, qua c'è la libertà da un karma familiare relativo alla mamma, dal ramo del materno. Libertà per te e per gli altri, dalle credenze negative, elimina dei patroni di pensamento negativo. Se c'era un karma legato ai pensieri negativi che tua madre ha potuto fare quando eri nella pancia, è in gestazione la fine del karma, va bene? Tu quest'anno mi liberi questo karma. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi.
12ª casa, 2 di denari, 3 di spade. Wow, chiaro. Si estingue un karma relativo al ramo materno. Quest'anno si estingue questo karma. E quest'anno si estingue questo karma relativo al ramo materno e vedo una famiglia felice qui. Però che ti ho detto? Neanche nella casa della casa, che la quarta casa è molto legata alla parte familiare, no? Si estingue un karma, un dolore relativo a magari qua ci sono state anche minacce d'aborto con la mamma e non saper che fare, oppure c'è stato, qua vedo anche aborti, va bene, come vi ho spiegato, gli aborti sono dei patti che gli spiriti, i preta si chiamano, ve l'ho spiegato nel video karma positivo, karma negativo, magia pratica 6 se non sbaglio. Sono degli accordi che queste anime fanno con le mamme, hanno bisogno di un utero per arrivare sulla terra, bruciare karma e ritornare, perché devono, il karma si estingue ogni volta che noi attraversiamo la grande soglia, quindi entrare e uscire da un utero significa per questi preta bruciare karma. Ve l'ho spiegato bene lì, quindi anche tutto ciò che ha a che fare con difficoltà nelle gravidanze o se abbiamo avuto difficoltà a avere dei figli, si estingue questa cosa. 10 di coppe, questa è una stesa bellissima che parla dell'estinzione di un karma familiare di genere materno. Wow, bellissimo ragazze mie e ragazzi, stupendo, stupendo veramente. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio insieme per questo video. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo con l'augurio che voi mettiate sempre in pratica la spiritualità e la pratica, proprio la magia pratica, per andare incontro al massimo successo perseguibile. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!